Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Scorpione, le tendenze energetiche della primavera 2023. E abbiamo la carta del mondo, amici dello Scorpione. Periodo di compimenti, di raggiungimento degli obiettivi. Periodo anche di spostamento per qualcuno, perché quando c'è il mondo si può parlare di trasferimenti, di viaggi. È una carta comunque che annuncia cambi favorevoli, magari anche un po' improvvisi alle volte. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se non riusciste ad adattare niente alla vostra realtà, o se per caso volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene ragazzi, iniziamo subito con una bellissima ruota della fortuna. Abbiamo poi la regina di bastoni, un 3 di spade, un 8 di bastoni, la carta della luna, un 5 di bastoni, un 9 di pentacoli, 2 di pentacoli e re di coppe. Devo dire che iniziare con questa ruota della fortuna promette bene. Ci saranno dei cambi all'inizio della primavera, molto probabilmente per molti di voi. E anche quando c'è la ruota della fortuna, così come il mondo, i cambi normalmente sono cambi fortunati, sono cambi anche economici molte volte, perché la ruota della fortuna parla di eredità, di vincite al gioco, di premi, di nuove opportunità, di aiuti inaspettati. Potrebbe essere questa regina di bastoni che magari vi viene in aiuto, anche se poi alla fine, ragazzi, abbiamo sempre questo 3 di spade che secondo me è un qualche tipo di sofferenza dovuta a io credo al passato, perché comunque qui abbiamo anche la carta della luna che parla di paure, parla di qualche cosa che ritorna a galle, potrebbero appunto essere delle paure, dei timori, dei pensieri o semplicemente dei vecchi traumi che non sono stati ancora elaborati. Ehm, Ho come la sensazione che sarete portati a lavorare sul vostro modo di comunicare con questo 8 di bastoni. È importante l'arte proprio della comunicazione, perché comunque c'è anche questo 5 di bastoni. Io ho come la sensazione che tendiate a creare conflitto, a scusate, sapete, ci sono delle situazioni, delle persone che, ehm diciamo dove noi riusciamo a esprimere il meglio di noi stessi ed è un po' la situazione del 5, di bastoni. C'è molta competitività probabilmente nel raggiungimento dei vostri obiettivi, però, certe volte potrebbe diventare diciamo troppa e quindi, influire negativamente sul, vostro modo di comunicarvi al mondo, mh. Abbiamo poi comunque anche un 9 di pentacoli, il 2 di pentacoli e il re di coppe, ragazzi. Qui ho come la sensazione che con questo 9 di pentacoli e la ruota della fortuna, il vostro mondo economico, mi verrebbe da dire, cambierà, nel senso che il 9 di pentacoli è una carta che parla di una forte indipendenza, sia materiale, sia emotiva, sia di carattere. È una carta che parla di una forza interna e anche di un'abbondanza interna. È un po' come se con questo 2 di pentacoli vi dicessero che è ora di uscire
dalle situazioni ambigue, dal dover gestire più cose allo stesso tempo. E poi abbiamo questo bellissimo re di coppe, o come l'idea che dobbiate mm, imparare a navigare nei vostri sentimenti di alto e basso, perché i sentimenti, le emozioni sia alte che basse, ci sono sempre tutti i giorni nella nostra vita. Il segreto è fare come il re di coppe, ovvero riuscire a mantenere un certo tipo di calma interna nonostante tutto quello che è il turbinio emotivo nel quale si può essere coinvolti. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere la ruota della fortuna. Imperatore al contrario e Papa al contrario. Wow. C'è qualche cambio nei contratti o negli equilibri ehm, esistenti nella vostra realtà? Per qualcuno sì, è proprio un cambio di casa, ragazzi, perché comunque l'imperatore al contrario abbiamo il mondo e c'è la ruota della fortuna, ma ho come la sensazione che ci sia un cambio di anche se vogliamo rigidità mentale. Perché quando c'è l'imperatore al contrario si parla sempre di o un'iper-rigidità o un'iper-flessibilità. Adesso dipende da che lato pendete voi ed è come se questo lato comunque cambiasse o avesse bisogno di cambiare. Perché c'è anche poi un papa al contrario che mi dice che qualche cosa non vi fa sentire riconosciuti. C'è qualche cosa. Guardate, vedendo queste due carte al contrario, per qualcuno si tratta di una rottura di un contratto. Ruota della fortuna. Si rompe un contratto e magari se ne firma un altro, più vantaggioso. Però ho come la sensazione che qualcuno qui rompa le regole della società, rompa le regole o le aspettative di qualche familiare anche, potrebbe essere, perché l'imperatore ricordiamo che è l'archetipo del padre. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Amanti al contrario e 6 di bastoni al contrario. Ragazzi, ho come la sensazione qui che abbiate bisogno di riprendervi in mano il vostro potere personale. Perché qua con questo, con gli amanti e 6 di bastoni al contrario, che sono 2 6 tra l'altro, ho come la sensazione che ci sia una sorta di disequilibrio in quello che è il mondo intorno a voi. Perché anche il Papa, così come il 6 di bastoni e anche la regina di bastoni, sono molto collegati alla società, alle tradizioni, agli altri, alla gente, a quello che pensano le persone, come se ci fosse una sorta di disequilibrio in questo settore. O voi non vi sentite più nel ruolo che avete rivestito fino adesso, oppure qualche dinamica all'interno di voi potrebbe cambiare in questo senso. Se fosse la rottura di un contratto, ragazzi, qui con imperatore al contrario, papa al contrario, amanti al contrario e 6 di bastoni al contrario con questa regina di bastoni, potrebbe essere che ci sia la rottura di un matrimonio, di un contratto, come vi dicevo prima, di una relazione anche solo. Perché comunque gli amanti, sì, è vero, parla di innamoramento, ma parla anche di uno scarso amor proprio, quindi è come se qui qualcuno avesse bisogno di capire quanto vale, perché fino ad adesso è come se questo valore non fosse stato dato. Andiamo avanti col 3 di spade. Quante? Allora abbiamo un re di spade, la carta della stella, un 8 di bastoni nuovamente e la giustizia. Allora, siccome il re di spade è una persona, un'energia che pianifica, che organizza, e la stella è una carta che parla di speranza, e di nuovo abbiamo un 8 di bastoni che parla di comunicazione, poi però abbiamo anche la giustizia che parla di mettere in regola qualche cosa, di regolarizzare qualche cosa. Se qui potrebbe esserci la rottura di un contratto, qui
vedo, diciamo, alla fine del periodo un nuovo contratto potenzialmente, ma è come se, allora, perché il Re di Spade per qualcuno potrebbe rappresentare una persona alla quale voi vi rivolgete, considerato che molto probabilmente rivivrete questa sofferenza, potrebbe far riferimento a uno psicologo o comunque a qualcuno che potrebbe aiutarvi a vederci più chiaro, a riprendere la speranza, a rifocalizzare i nuovi obiettivi, ok? È come se questa persona potesse aiutarvi di nuovo a riprendere contatto con quello che è il vostro desiderio primordiale. E l'otto di bastoni è un po' quello che andrete a lavorare, no? Il modo di porvi, il modo di comunicare. Può anche parlare di qualche notizia che potrebbe arrivare e ragazzi, se state aspettando qualche risoluzione burocratica, a fine primavera arriva, eh. C'è la notizia, arriva quella firma che stavate aspettando, arriva quella vendita, arriva quell'acquisto. Andiamo avanti, vediamo l'otto di bastoni. Asso di pentacoli e sette di pentacoli. Wow! È come se vi arrivasse la notizia che qualcosa sta per iniziare, dovete solo pazientare. Diciamo che l'otto di bastoni è vicino all'asso di denari, un po' come se vi dicessero di rinnovare la comunicazione. Se per caso avete un'azienda, si tratta di rinnovare il messaggio pubblicitario, fare marketing, fare comunicazione in quel senso. E poi, una volta che avviene questa comunicazione, che questa notizia, diciamo, viene data, non potete fare altro che aspettare. Sette di Pentacoli è una carta che vi dice, vi consiglia di aspettare, ma con un atteggiamento positivo, perché è solo questione di tempo prima di vedere arrivare i primi risultati. Andiamo con la luna. Asso di coppe e sette di spade, ragazzi. Ho come la sensazione che qui ci sia la paura a iniziare qualcosa di nuovo, anche se fosse una relazione. C'è un sette di spade o qualcuno si sta raccontando delle bugie. Tenete presente che c'è la luna, ci sono proiezioni, c'è un modo distorto di vedere o le regole o la società o la relazione. C'è qualche tipo di distorsione a livello di apertura del cuore che voi dovete un attimino ehm, analizzare, mi viene da dire, perché è come se fosse un'idea, una paura, qualche tipo di credenza limitante che vi sta letteralmente drenando di energia. Ipotesi, quando si vuole iniziare un nuovo progetto e c'è paura di non farcela, c'è sempre questa lotta interna, qui avete anche il 5 di bastoni tra l'altro, della mente, quindi vado, provo, non so, tento, oppure sto qui fermo nella mia situazione perché ho paura di fallire, perché 6 di bastoni al contrario parla proprio di fallimento. E già solo lo stare in questo bivio porta ad essere un momento drenante di energia. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Abbiamo il matto, un 10 di bastoni al contrario, un 9 di spade al contrario e il carro. Quindi ragazzi, io sento che comunque questa fiducia ritornerà anche grazie alla stella che avete qui. La cosa positiva è che finalmente uscirete appunto da questo bivio, da questa situazione un po' stagnante di cui ci parla la luna, da questa diciamo zona d'ombra e finalmente prenderete una decisione. Con la carta del carro si parla del dare una direzione alla propria vita. Vi ricordo che iniziate con la ruota della fortuna, suppongo che le cose saranno piuttosto veloci da qui in avanti, ok? Avete ruota della fortuna, avete mondo. Andiamo avanti, vediamo il 9 di pentacoli. Fante di coppa al contrario e 5 di spade al contrario.
Sì, ragazzi, ho come la sensazione che non vi farete tanto distrarre da fatti esterni. Starete molto nel vostro, sarete molto indipendenti, anche secondo me focalizzati in questa situazione che potrete elaborare o su questi conflitti, insomma, da lasciare indietro con questo 10 di bastoni. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Abbiamo nuovamente la regina di bastoni e il diavolo. La la. Ragazzi, per qualcuno è la regina di bastoni che vi crea questo disequilibrio di cui ci parlano i 2-6 al contrario, perché comunque è un po' come con questo 2 di pentacoli al contrario, non avere chiaro che cosa lasciare andare e c'è parecchio condizionamento e tenete presente che anche qui avete il 5 di spade e parla di condizionamenti mentali e credo che sia un po' quello che dovete pulire, sono le proiezioni di cui ci parlano la luna e il 7 di spade. Tenete presente che quando c'è il diavolo la schiavitù è volontaria, non è mai una schiavitù obbligatoria, è sempre una scelta personale, anche per questioni di comodo molte volte o per paura. Ricordo che il diavolo è collegato all'ego ed è l'ego che fa nascere la paura proprio per proteggerci alle volte. Andiamo a vedere il re di coppe. 6 di coppa al contrario, 4 di pentacoli, cavaliere di coppe, nuovamente il mondo ragazzi e abbiamo il fante, ve lo metto qui perché sennò non si vede, il fante di bastoni. È come qui un po' il... Guardate, per qualcuno il re di coppe ragazzi rappresenta qualcuno che ritorna, Vi dico così perché abbiamo anche la luna qui, abbiamo la carta della giustizia che potrebbe esserci anche qualche cosa che ha a che vedere con un aggiustare i conti con il passato. Per cui abbiamo re di coppe che è una persona comunque che esprime una certa maturità emotiva, abbiamo il cavaliere di coppe che è un'offerta, il mondo, il 6 di coppe che è qualcuno di nuovo che fa riferimento, c'è una carta che fa riferimento a qualcuno dell'infanzia, ha dei sentimenti romantici puliti, quelli genuini. E qui c'è di nuovo un fante di bastoni che potenzialmente potrebbe essere una persona o il vostro rinnovato entusiasmo. Sì, ho come la sensazione che qua dobbiate fare o un'offerta a voi stessi, l'offerta, cioè come cambiare il vostro mondo allontanandovi da questa persona, che potrebbe essere appunto un capo, magari il o la partner o una madre. Perché nella situazione in cui siete è come se non foste valutati nel modo giusto, è come se avete bisogno di cambiare ritmo, di cambiare testa, mi verrebbe da dire, perché qui c'è il re di spade. Il re di spade è sempre una persona che cura, o meglio, che sì, cura con l'informazione. Quindi quando ci sono quelle persone che non capiscono perché una situazione è andata in un certo modo, per loro è consigliabile andare da uno psicologo, perché appunto aiuta loro a capire il perché delle dinamiche. Ok, andiamo a vedere un oracolo. Fatemi sapere poi come vi risuona, perché per molti si tratta veramente di un'indipendenza da un punto di vista economico, finanziario, per altri si tratta di un'indipendenza da un punto di vista di una persona e tutto questo movimento, questo lavoro delle paure, delle lotte interne, questa nuova speranza, questo sblocco, diciamo, della situazione potrebbe portare a farvi conoscere questo re di coppe, che non è detto che sia una persona a livello romantico, potrebbe anche essere un terapeuta, ipotesi, una persona che conoscete da tanto e che semplicemente vi aiuta ad approcciarvi a questo nuovo mondo che si sta aprendo in questa primavera. Andiamo a vedere un oracolo. Carta numero 12. E questa carta praticamente, ragazzi, parla degli esseri elementali, quindi degli spiriti della natura, diciamo, ed è un po' un consiglio ad andare a fare delle passeggiate all'aria aperta, perché comunque il contatto con Madre Terra, la Terra in sé, drena dell'energia pesante, dell'energia che un po' ci soffoca. Andiamo a vedere ancora
Ok, e queste qua sono rimaste giù, quindi sicuro che le prendiamo. Esteriorizzazione, e ve la metto qui vicino all'otto di bastoni, visto che parlavamo prima del vostro modo e della capacità di comunicarvi al mondo. Disponibilità, e qui la fatina ha le braccia aperte, sta, diciamo, lanciando cuori, e mi viene un po' in mente il cavaliere di coppe, perché il dare un'offerta, o qualcuno vi fa un'offerta, che, ripeto, se per voi vibra più come una stesa romantica, potrebbe essere una persona a livello romantico, se no anche semplicemente un terapeuta, un amico o qualcuno che vi dica: dai, facciamo questa cosa, facciamo questo viaggio, perché vi ricordo che c'è comunque anche qui la carta del mondo, e vedrai che ti farà sicuramente bene. Wow, e questa è la carta del dono, e la sento un po' collegata con la carta della stella. E qui fa riferimento a tutti i pranoterapeuti, gli operatori di Reiki, chi usa le mani per curare, quindi anche i massaggiatori. Probabilmente voi avete questo dono, ma non viene, o avete un dono nelle mani, ma è come se non venisse riconosciuto, magari nell'ambiente in cui siete, o se voi stessi non riconoscete, o magari siete voi stessi che non riconoscete questo vostro dono. Ragazzi, può anche darsi che per qualcuno cambi il mondo, nel senso che si aprano certi doni con la carta della stella, eh? Quando si lasciano indietro i dolori, poi alla fine si alleggerisce, diciamo, il campo energetico, e si crea spazio perché nuove canalizzazioni, nuovi doni possono aprirsi, possono arrivare. Fatemi sapere, amici dello Scorpione, che cosa ne pensate. Se la lettura vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!